Torta di mele soffice, senza uova, senza burro e senza latte? Buongiorno, io sono Chef Nico e voi siete su Italia Plant Based. Oggi facciamo 3 sofficissime torte di mele, una standard, una con farine integrali ed una golosissima riempita con crema pasticcera. Iniziamo subito con la torta di mele classica. Per farla avremo bisogno di uno yogurt vegetale a vostra scelta. Noi consigliamo yogurt di soia, zucchero, olio di semi di girasole, latte vegetale, farina, lievito per dolci e mele. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi, poi in una ciotola aggiungiamo lo yogurt vegetale. In questa ricetta utilizziamo lo yogurt per sostituire le uova. In questo caso lo yogurt è il perfetto sostituto e ci aiuterà a rendere la torta sofficissima. Aggiungiamo lo zucchero iniziando a mescolare con una frusta, poi sempre mentre mescoliamo aggiungiamo l'olio a filo. Noi ne utilizziamo uno di semi di girasole e il latte vegetale. Quando questi ingredienti sono ben incorporati tra di loro, possiamo aggiungere la farina e il lievito in polvere. Io qui consiglio di setacciare la farina per far entrare più aria nel composto. Questa facile operazione può essere fatta con un semplice colino e ci aiuterà a rendere la torta più soffice. Aggiungiamo la farina circa un terzo alla volta mentre mescoliamo. Quando il composto diventa denso, meglio utilizzare una spatola o un cucchiaio di legno. Mescoliamo gentilmente dal basso verso l'alto per far entrare aria nel composto. Poi, una volta che gli ingredienti sono ben amalgamati, senza mescolare troppo, mettiamo da una parte ed iniziamo a preparare le mele. Noi non guardiamo troppo al tipo di mela, qualsiasi va bene per questa preparazione. Prima le sbucciamo, poi togliamo il picciolo. Adesso le tagliamo in 4 e togliamo la parte più dura con i semi. Una volta pulite, tagliamo una mela, quindi 4 dei quarti, in pezzettini piccoli, dal lato più corto. Poi tagliamo le 2 mele rimanenti in fette sottili per il lato lungo. Adesso prendiamo i pezzetti di mela piccoli e li aggiungiamo al composto, mescolando sempre delicatamente dal basso verso l'alto per farli incorporare. Ecco, dovrete ottenere un composto di questa consistenza. Una volta ben amalgamati, possiamo oliare una tortiera e spolverarla di farina. Poi ci mettiamo dentro il composto, lo distribuiamo nella tortiera ed iniziamo a ricoprirlo con le fette di mela. Noi le mettiamo in modo circolare, così che si sovrappongono un po' l'una con l'altra. Ecco, tipo così. A me piace ricoprire tutta la superficie di mele, perché così la torta rimane più umida e soffice dentro, visto che la mela sopra aiuta a trattenere umidità durante la cottura. Poi spolveriamo con un po' di zucchero ed inforniamo per circa un'ora. Fate sempre la prova con lo stecchino prima di tirarla fuori. Quando è pronta, lasciatela raffreddare ed ecco qui, una torta di mele perfetta, con una consistenza sofficissima ed un sapore deciso di mela. Per farla ancora più bella, potete spolverare con dello zucchero a velo. Guardate le mele sopra come si sono caramellate bene. E vi assicuro che in questa preparazione lo yogurt vegetale funziona benissimo per sostituire le uova. Vi ritroverete una torta soffice e gustosa e a basso impatto ambientale, grazie alla mancanza di uova e latticini. Potete mangiarvela a colazione inzuppata nel latte vegetale, ma se vi va anche per merenda, è veramente morbidissima. Ma questa torta di mele verrebbe bene anche con farine e zucchero meno raffinati? Per scoprirlo abbiamo fatto una variante integrale che secondo me ha un sapore ancora più buono e deciso. Per farla utilizziamo 2 farine biologiche, 50% di tipo 2 e 50% integrale. Utilizziamo anche uno zucchero di canna grezzo, quindi iniziamo mischiando insieme lo yogurt di soia con lo zucchero di canna grezzo. Poi aggiungiamo l'olio di semi di girasole a filo e il latte vegetale. Noi ne utilizziamo uno di soia. Continuiamo a mescolare, poi quando gli ingredienti sono ben amalgamati ci setacciamo dentro le 2 farine e il lievito per dolci. In questa versione dovremo aggiungere un pochettino di latte in più, visto che le farine integrali assorbono più liquido. Qui facciamo ad occhio. Mescoliamo bene il tutto, poi quando il composto è incorporato aggiungiamo una mela a pezzetti e finiamo di mescolare. Oliamo ed infariniamo la tortiera, la riempiamo con il composto e come prima ricopriamo la superficie della torta con le fette di mela, sovrapponendole un po'. Ecco così. Infine spolveriamo con lo zucchero di canna grezzo, cuociamo per circa un'ora, lasciamo raffreddare, poi togliamo dalla tortiera. Guardate che bella questa torta di mele integrale! La vostra casa sarà inondata di un aroma di mela, zucchero caramellato e grano, quindi dovrete per forza offrirne un pezzo ai vicini. Le farine e gli zuccheri meno raffinati hanno un sapore ed un aroma di gran lunga superiore a quello dei prodotti raffinati. Dobbiamo solo farci riabituare il palato, visto che negli ultimi anni ci siamo mangiati tante cose raffinate che ci hanno confuso le papille gustative. Ma non temete, vi riabituerete subito. Anche in questo caso la torta è sofficissima, ma piena di nutrienti e fibre, quindi potete mangiarvela veramente quando vi pare. Concludiamo questo video con una versione della torta di mele golosissima. La riempiamo con la nostra crema pasticcera vegetale fatta mescolando insieme latte di soia, zucchero, amido di mais, limone
vaniglia e curcuma. Portiamo questi ingredienti su fuoco basso e continuiamo a mescolare con una frusta fino a che gli ingredienti diventano belli cremosi. La crema aggiungerà ancora più umidità alla torta e la renderà ancora più gustosa, con un sapore ed una consistenza veramente irresistibili. Il procedimento è come quello di prima, qui utilizziamo zucchero grezzo e farina di tipo 2. Mescolate come prima, poi quando avete incorporato le mele e trasferito la torta nella tortiera, aggiungete la crema pasticcera. Con un coltello o uno stecchino fate entrare la crema nella torta così. Poi ricoprite con le mele e lo zucchero e cuocete sempre a 180 gradi per un'ora. Tirate fuori dal forno, lasciatela raffreddare bene e preparatevi a gustare la torta di mele più buona che mai. La crema avvolgerà i pezzettini di mela e ne esalterà il sapore e la torta rimarrà sofficissima e leggera. Queste 3 torte di mele senza uova, senza burro e senza latte sono veramente buone e sane e piaceranno veramente a tutti. La nostra preferita è quella integrale. E la vostra? Bene, se il video vi è piaciuto allora cliccate like o lasciateci un commento. Poi come sempre ci fa molto piacere se vi iscrivete al canale o se venite a trovarci su Instagram. Allora buon appetito e alla prossima ricetta!